Oggi riprendiamo la serie Lezioni per Intermediate commentando alcuni errori di una partita che ho giocato contro Charlotte. Charlotte è una giocatrice di Milano che gioca da poco tempo, da un annetto, sta facendo progressi, è molto molto attenta, quindi non gioca per niente male, però commette degli errori di inesperienza, diciamo. Quindi vediamo adesso con lei alcuni degli errori che ha compiuto nella partita che abbiamo giocato al torneo di Filicudi e sentiamo i suoi ragionamenti e, e le do la mia impressione, i miei suggerimenti. Quindi salutiamo Charlotte, ciao. Ciao Gianlazzaro, ciao a tutti, grazie per avermi invitata. Grazie a te. Partiamo subito con la prima posizione. Allora, il match è a 11 punti. Io sono in vantaggio per 1-0. Tu giochi con le pedine nere, bottom, e io con le pedine bianche, top. Qui hai la possibilità di cubare, devi valutare se è opportuno cubare oppure no. Come ragioni? Allora, devo vedere innanzitutto con quanti tiri e quante ho la possibilità di colpirti sul punto 4. In effetti ho 3 costruttori e quindi nonostante durante la partita di Filicudi probabilmente ho avuto paura di cubare in questa posizione, probabilmente anche un po' dell'ansia del torneo, questa immagino che sia una posizione da cubo proprio perché ho 3 costruttori che possono colpire la tua pedina sul punto 4. Assolutamente, e diciamo che oltretutto se anche non dovessi colpire, hai comunque un'ottima posizione. Io ho una pedina sul bar, non è scontato che rientri, per cui hai parecchi tiri che fanno casa in testa, dopodiché la posizione è stravinta e hai anche possibilità di gammon. Ma puoi anche fare il cosiddetto pick and pass. Quindi assolutamente il cubo è molto forte. Vediamo un attimo che cosa dice XG. In effetti XG ci dice che è un pass netto da parte mia. Quindi devi cubare, vedi che hai più del 30% di possibilità di gammon anche. Quindi è un cubo sicuramente forte. In questi casi non bisogna avere troppa paura, devo avere più paura io che sono nella posizione debole sotto attacco. Ok, poi quindi non hai cubato e hai tirato un 2-1. Che mossa giocheresti adesso? Beh, adesso giocherei una mossa diversa da quella che ho fatto a Filicudi e quella che pensavo prima era quella di colpire con la pedina sul 6 il punto 4 e, e io avevo pensato di avanzare dal punto 11. Ok, dalla pedina nell'outfield. Mm. Diciamo che ecco, la mossa che hai giocato in partita invece hai, hai fatto l'ancora, cioè hai giocato una mossa difensiva e non offensiva, che è un grosso errore perché ovviamente devi colpire, perché se io tiro un 4 e faccio l'ancora, non è che hai tutto questo vantaggio. Quindi sicuramente devi colpire, la scelta è tra
colpire e portare in salvo la pedina, quindi il cosiddetto pick and pass 6-4 e 4-3, oppure, come dicevi adesso, giocare, cioè colpire e lasciare la pedina lì sperando di chiudere la casa. E XG suggerisce di non lasciare il blot in casa, perché comunque io devo rientrare con 2 pedine e ragionevolmente prima che riesca a rientrare tu hai portato avanti tutte le pedine e hai ottime possibilità di vincere e anche di far gammon. Mentre invece se lasci la pedina sul 4 e vieni colpita, buona parte del vantaggio lo perdi. Però la cosa importante è assolutamente colpire e non giocare una mossa difensiva. E qui diciamo che hai sicuramente migliorato rispetto alla partita. Sì, però come dici tu è meglio mangiare ed alzarsi per non rischiare inutilmente. Sì, perché il vantaggio è tanto grande che non hai necessità di chiudere la casa 4. Ok, passiamo alla posizione successiva. Qui un 3-1, diciamo che questo è un errore molto meno grave ed è una mossa più complicata, però può essere interessante, quindi la vediamo ugualmente. Come ragioni sul 3-1? Sul 3-1 mi verrebbe da spostare l'8 direttamente sul punto 4. Ok, quindi giocare in casa. Diciamo che sì, la mossa ci può stare, però quali sono le tue esigenze primarie? Di portare fuori la pedina dal punto 23, Quella è di una, avanzarla. e poi l'altro problema che hai è il fatto che hai ben 5 pedine sul midpoint. Per cui questi sono i due problemi che devi risolvere. La mossa che hai giocato adesso, 8-4, che non è male, però Non non, risolve nessun problema. esatto, non affronta i problemi reali della tua posizione. Quella che vediamo segnata in rosso è quella che invece hai giocato a Filicudi in partita, ed è un errore perché? Perché con la pedina arretrata vai a tiro di 3 costruttori miei. È quello che gli inglesi e gli americani chiamano under the gun, sotto il fuoco nemico. Ok. E non ti conviene. La mossa che suggerisce XG, che è una mossa molto sottile, è venire avanti soltanto di 1 con la pedina arretrata in modo da poter giocare il 6 e scendere dal mid. In questo modo sta duplicando i 3. I 3 mi servono sia per colpire la pedina nell'outfield sia per colpire la tua pedina arretrata. E sta cercando di affrontare entrambi i problemi della tua posizione, cioè venire avanti con la pedina arretrata, lo straggler si chiama, e liberare un po' lo stack sul midpoint. Questa però non è una mossa facile. Sì, non era una mossa semplice questa. Assolutamente, Bisognava però considerare le duplicazioni ed avere il coraggio comunque di certo di mettere un portare blot. esatto un altro blotto, assolutamente, però è utile per far pensare al concetto di duplicazione.
Qui abbiamo un 5-4, devi giocare un 5-4, sei indietro nello score per 5-0. Io ho una pedina sul bar e devi giocare un 5-4. Anche questa non è una mossa per niente facile. Come ragioni? Presupponendo che probabilmente a Filicudi ho sbagliato, perché bisogna approfondire, come hai sottolineato, che la pedina è sul bar. Quindi forse può essere il momento giusto per uscire, diciamo, da dietro il tuo prime da 3. A questo punto sarei uscita con una pedina tutto fuori, quindi 22. Vabbè, sin dove 13. arriva? 22-13. Ok, il concetto è corretto. Vediamo un attimo. Allora, in partita tu hai giocato invece, hai spostato due pedine dal 9, dal punto 9, diciamo peggiorando quasi un po' la posizione. Invece, la mossa che gioca XG è una mossa che secondo me in pochi avremmo giocato, solo giocatori molto forti, perché lui, il computer pensa, siccome prima o poi devo cercare di scappare e corro grossi rischi, perché se scappo con una pedina, lui ha 4 pedine che possono farmi casa in testa, perché anche quelle sul 9 possono colpire la pedina che rimane indietro. Quindi, approfittando del fatto che la mia pedina è sul bar, tu puoi uscire con entrambe le pedine, soprattutto se ti accorgi del fatto che ci sono tantissimi tiri duplicati. Cioè, io rientro con l'1, il 2 e il 3. L'1, il 2 e il 3 servono anche per colpire le mie pedine. Per cui alla fine la mossa è molto meno rischiosa di quanto sembri. Per dire, se dovessi colpire con un 1, tu poi rientrando, quindi rientrando e colpendo con l'1, tu poi rientrando hai tantissimi tiri che colpiscono ancora. Quindi XG, che sa fare tutti i suoi conti, bravissimo, ha visto che è il momento di rischiare. Ovviamente è una mossa rischiosa e l'avrebbero giocata in pochissimi. Il concetto però è cercare di scappare adesso che rischi di meno, perché io ho la pedina sul bar. Questa è la cosa importante. Bene. Qui sempre il stesso game, siamo 5-0 per me. Non sei scappata, sei rimasta indietro, adesso hai anche una terza pedina indietro. E io cubo, ho un vantaggio in corsa di 37 pip, quindi abbastanza consistente, e cubo. Che fai? Accetti o passi? Io penso di aver accettato il cubo qui perché speravo, essendo il tuo prime molto breve, corto, di poterti aspettare nel secondo campo e avere poi l'opportunità di colpirti nel secondo campo. Quindi presupponendo che tu farai un tiro medio, che magari di avere poi la possibilità di colpirti, Ipotizziamo un 6-2, per cui arrivo sulla casa 9. Quanti tiri hai per che colpiscono?
Poi se non mi colpisce ovviamente la porto al sicuro e ho vinto. Quindi quanti tiri hai che colpiscono? Che è un 6? No, è un... Sulla Allora, casa 9 è un... se arrivo su questa casa, no, però non si vede, ok. Quindi non 6, sul mid, ma due, 9. quindi sei due, vai sul mid e poi avanti di due ancora. Ok, quindi è un 7 per me. Sì, Se è un 7 ho 3, 4, 5, 2, che sono 4 tiri, 6, 1, che sono 6 tiri, e quindi ho 6 tiri. che non sono tantissimi, Mm, che non sono tantissimi. sono sì, un sesto, Per cui, vabbè, io, 15%. io posso tirare dei tiri peggiori, però comunque le possibilità non sono tante e quindi è molto meglio passare. Infatti, vediamo che XG dice che le tue possibilità sono intorno al 18%, che è troppo poco per accettare il cubo. Anche perché, avendo tu tre pedine indietro, io ho anche dei gammon. Vedi che il 9% le perdi gammon. Mhm. Quindi in questi casi conviene accontentarsi di perdere un solo punto. Troppo rischioso accettare. Sì, anche perché tu una volta che raggiungi la casa sei molto compatto. Una volta che porto in salvo l'ultima pedina, Mm, non perdo mai. mm. Cioè, o almeno dovrei essere proprio sfortunatissimo. Ok, passiamo alla prossima. Sempre stesso game, quindi col cubo a 2. Ho già tirato fuori 6 pedine e tu devi giocare un 4-1. Come ragioni? Sì. Questo lo ragiono diversamente da come l'ho ragionato in partita, anche magari conseguentemente da quello che ci siamo detti dopo la partita di Filicudi, che tu sei stato così gentile da insegnarmi che quando l'avversario ha sulle 8 pedine in casa è meglio scappare per non rischiare di perdere la Gammon. Quindi il ragionamento è ormai l'ho persa, vedo di non perdere la Gammon. E allora a quel punto esco con una delle due pedine. Ok, correttissimo, ma non solo. Se anche lasci indietro una pedina, hai comunque delle possibilità di colpire se mi scopro, anche se non hai l'ancora. Per cui, invece, scappando con una pedina, riduci enormemente i gammon. E quindi devi assolutamente scappare. Tu invece hai giocato in casa, addirittura non hai portato dentro neanche l'altra pedina che hai ancora nell'outfield e vedi che per XG, vabbè, non è un blunder, però comunque è un errore abbastanza grosso. Questo è importante, però vedi, ti sei ricordata quello che ti ho detto dopo la partita, che quando ci sono già un certo numero di pedine fuori, devi preoccuparti seriamente per il gammon e cercare Mm. di salvare il salvabile. Sai, mi ha aiutato molto anche quel numero di riferimento che mi hai dato, perché io, cioè, sì, conoscevo il concetto, ma magari non effettivamente qual era il numero intorno al quale iniziare seriamente a preoccuparsi del Gammon. E avere un numero di riferimento fa capire che qui non c'è più nulla da aspettare, ecco. Beh, sì, sì, assolutamente. Questa mi sembra l'ultima posizione, siamo 9-0 per me e tiri un 6-2. Qui sei molto in ritardo in corsa. Io ho già portato in salvo tutte le pedine, sono avanti in corsa di 41 pip e tu tiri un 6-2. Come ragioni?
il ragionamento che ho fatto in partita è la mossa che purtroppo mi viene naturale quando vedo i blotti in giro, ed è coprire col 13 al punto 7 e avanzare dal 23 di 2. Certamente questo ragionamento però non tiene in conto il fatto che sono indietro in corsa. Che è la cosa più importante, è Esatto, la caratteristica più importante. Quali sono le possibilità che hai di vincere questo game? di mangiandoti. Eh, chiaramente se tieni la pedina arretrata hai più possibilità che io mi scopra. Sì, esattamente. Se invece vieni avanti, per me è semplice, se tiro un tiro sfortunato, ad esempio il 6-5, buttare le pedine oltre la tua ancora, che non è l'ideale per me, però, però in caso di un tiro brutto, per me è importante non venire colpito, perché se non vengo colpito ho vinto il game. E quindi vedi che addirittura XG dice che è un errore da 350, è un errore grossissimo, perché diminuisce tantissimo le tue possibilità di vittoria. Possiamo vedere che qui XG dice che hai, con la mossa che hai giocato, hai circa il 27% di possibilità di vincere il game, mentre con la mossa migliore, che è quella che dicevi appunto 13-7 e 6-4, quindi tenendo il portiere, quindi la pedina arretrata, le possibilità sono 36%, quindi un 10% in più, che è un'enormità. Infatti vedi che ad esempio dopo la mossa che gioca il software, ad esempio con un 6-5 già sono costretto a scoprire una pedina. Mm-hmm. E tu hai già un prime abbastanza forte e se colpisci le possibilità di vincere sono concrete. La mia struttura oltretutto è rigida, vedi che ho un pilone da 5 sulla casa 6 e un pilone da 4 sulla casa 8, quindi non è così facile venire avanti, per cui posso scoprire, quindi non devi aiutarmi. A passarmi oltre. Esatto, esatto, esatto. Questo è un errore grosso invece, a differenza di qualcun altro che abbiamo visto prima, che ho detto l'avrebbero fatto in tantissimi. Questo, un giocatore mediamente forte, diciamo che non gli passa neanche per la testa proprio, Ok, proprio va detto bene. brutalmente. È un brutto errore di concetto, ma la cosa importante è che una volta che l'errore si commette e si capisce perché la mossa è sbagliata, non si sbaglia un'altra volta. Questo me lo ricordo. Eh sì, questo è importante ed è il fine di questi video che chiamiamo appunto lezioni per intermediate, per evidenziare degli errori importanti in modo che chi l'ha commesso non lo ricommetta in futuro, capisca i motivi dell'errore e non lo ricommetta in futuro, ma anche chi segue il video possa imparare dagli errori degli altri. Quindi No, è molto utile. l'augurio è che serva sia a te, ma anche a tanti altri che seguiranno questo video. Quindi assolutamente grazie per aver collaborato a questo video. Complimenti perché stai continuando a migliorare molto rapidamente. Si vede appunto, io mi accorgo, il torneo di Filicudi era ad agosto, quindi stiamo parlando di 2 mesi e mezzo, 2 mesi fa, e vedo che ragioni già in maniera molto più attenta. Grazie. Quindi, no, no, ti assicuro che si vede e quindi
continuerai sicuramente a migliorare. Per cui grazie per la collaborazione, e se ricapita possiamo fare anche un video, un altro video, anche se non rigiochiamo la partita, magari puoi mettere da parte qualche posizione che vuoi rivedere e la si può rivedere. Volentieri. Puoi utilizzare anche un'altra serie che si chiama Blunder se li capisci lieviti, e funziona in questo modo. Il giocatore mi manda la posizione con un breve commento audio in cui spiega che errore ha commesso e spiega perché però non capisce perché la mossa giusta sarebbe un'altra. Ok. E io prendo la posizione, la analizzo e spiego come la vedo io. Quindi puoi utilizzare anche quel sistema, come lo possono utilizzare tutti quelli che seguono questo video, in generale quelli che seguono il canale. Secondo me è uno strumento molto molto utile. Molto volentieri, perché i dubbi sono sempre tanti. Appunto, per cui avere la possibilità così semplicemente di chiedere un parere, si impara tantissimo dai pareri dei giocatori più esperti. E comunque in generale sono tanti i giocatori che sono disponibili a spiegare, per cui approfitta e continuerai sicuramente a migliorare. Grazie Gianlazzaro, grazie mille per questa possibilità e questa opportunità che mi hai dato. Ok, grazie a te, grazie a chi seguirà il video e arrivederci alla prossima. Arrivederci a tutti.